Una delle grandi passioni che mi ha trasmesso mia madre è quella per il cinema. No, chiaramente per fare l'attore, non è quello. Però le sue storie, gli attori, le musiche, mi trasmise questa passione enorme che lei aveva, portandomi al cinema spesso e volentieri. Però il cinema di quando andavo io da ragazzino, e stiamo parlando oramai purtroppo per me 40-45 anni fa, era ben diverso da quello di oggi. Intanto non c'era Netflix, non c'era Amazon, non c'era RaiPlay, non c'erano i DVD, non c'erano i videocassette, non c'era nulla. C'erano i cinema di prima e di seconda visione. Quelli di prima, e chi aveva i soldi chiaramente, poteva vedere i film usciti subito oppure da poco, mentre invece quelli di seconda visione erano film che erano usciti 10-15 anni prima. Io al cinema ho visto Sette spose per sette fratelli, oppure Ben-Hur, proprio in questi cinema. Ed erano cinema molto diversi da quelli di oggi, le sedie erano di legno, non c'era chiaramente il Dolby Surround, si fumava, e spesso e volentieri capitava che quando andavi al cinema, se un film era di grande richiamo, rischiavi di rimanere in piedi o comunque di stare in braccio a tua madre, cosa che mi è capitata spesso vedendo film particolari, epici, come Ben-Hur o i Dieci Comandamenti, mentre invece per gli angeli che mangiavano fagioli non c'è stato verso, non siamo riusciti a entrare. Per 2 volte ci abbiamo provato. Questa era un po' la storia di allora, che oggi è cambiata. Faccio questo perché 2 giorni fa se n'è andato via un genio, un grandissimo genio che io ammiro tanto e continuo ad ammirare, che è Ennio Morricone. L'avrete sentito tutti, chiaramente lo conoscete tutti perché è impossibile non conoscerlo, ma non soltanto noi italiani, io penso che in nessun'altra parte del mondo sia sconosciuto questo nome e soprattutto siano sconosciute le sue musiche. E allora, per rendergli omaggio, oggi ho fatto uno spaghetto. Perché poi comunque Ennio Morricone, nel vero senso della parola, lo hanno conosciuto a livello mondiale grazie agli spaghetti western di Sergio Leone, prima la trilogia del dollaro e poi la trilogia del tempo. Poi dopo da lì chiaramente la sua fama si è talmente ingrandita che ha fatto tantissime altre opere che noi conosciamo benissimo. Quindi adesso vi faccio vedere una ricetta tipica romana, molto semplice e soprattutto molto estiva. E ci vediamo alla fine della ricetta.
ricetta che avete visto è una ricetta molto semplice, tra parentesi come avete visto estiva, perché il condimento è completamente a crudo, mentre poi va miscelato con gli spaghetti appena scolati. Infatti questa è una pasta che non è un'insalata di pasta, ma è una pasta che si mangia tiepida in pratica. Sono gli spaghetti alla checca. Il nome non è bellissimo, poi oggi chiaramente evoca tantissime altre cose. Non si sa neanche quale sia l'origine di questo piatto, oltre che del nome. Pare che forse potrebbe essere il nome di un famoso ristorante che si trova a Trastevere e che, tra parentesi, spesso e volentieri Sergio Leone e Ennio Morricone frequentavano. Io diciamo che mi voglio appoggiare a questa storia per potergli rendere omaggio con un piatto semplice, come penso che sia stato lui come persona, molto semplice, e poi ascoltando le sue interviste proprio le cose che faceva, le musiche che faceva dovevano essere semplici, però che richiamassero l'attenzione di tutti quanti, non solo di una parte del pubblico. Dico questo perché io sfido chiunque a ricordarsi di una colonna sonora di qualche film di John Ford o qualche film interpretato da John Wayne o Richard Widmark o, che posso dire, Glenn Ford. Non ne ricordiamo neanche una, ma basta ascoltare solo questo e tutto cambia. Automaticamente ci riporta direttamente negli Stati Uniti d'America, direttamente nel Far West, ed è stato un italiano a farlo, un grande italiano. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima ricetta.